chiunque, e dico davvero chiunque, abbia un minimo di passione per questo sport, non riesce a essere indifferente dinanzi a un giocatore che a 40 anni suonati ancora con la palla fa quello che gli pare. Quello che gli pare. Davvero più preciso di un orologio svizzero, Luka Modric, immortale, l'abbiamo già detto, senza tempo, ma quello che davvero onestamente sfugge a ogni logica è il fatto che lui non è che faccia oggi gol, un gol che tra l'altro a conti fatti vale 3 punti, il gol davvero è il meno, credetemi, ma l'affidabilità di questo giocatore anche nei 90 minuti, io non so se essere affascinato, e lo sono, ma allo stesso tempo anche un po' spaventato, perché, perché a 40 anni davvero fare la differenza. Adesso 3 partite, e in 3 partite Luca Mod in 3 partite è stato impeccabile. Oggi gioca tutta la partita, ma giustamente perché il giocatore fa girare la squadra. È cervello, direttore d'orchestra, ehm, termometro e un po' tutto. Oggi addirittura anche, ribadisco, anche finalizzatore. Ragazzi miei, dinanzi a questo uno davvero alza le mani, alza le mani. Tanto di cappello a Luka Modric e alla sua classe infinita e senza tempo. Parliamone di questo Milan-Bologna, della vittoria dei rossoneri, vittoria strameritata. Io ho sentito la telecronaca e fino alla fine un Bologna che comunque non è dispiaciuto. Secondo me, cioè, il Bologna non ha fatto un tiro in porta. Cioè, voglio dire subito sta roba qua. Io del Bologna d'italiano ho talmente tanto rispetto, talmente tanta empatia con la squadra di Italiano che questa qua, questa squadra qua deve far meglio, eh. Deve creare pericoli. Se tu non ne crei di pericoli, io nonostante tu abbia il pallino, è un discorso che facciamo anche spesso e volentieri quando gioca l'Inter. Se poi tu alla fine di occasione non ne crei, io non ce la faccio a dirti bravo, sei andato a San Siro e hai fatto il tuo. No, secondo me la vittoria del Milan mi sembra anche abbastanza netta, e lo dice il fatto che oltre al gol ci sono stati legni, c'è stato anche un rigore, onestamente non capisco il motivo per il quale non è stato convalidato. Occasioni su occasioni, oggi con un attaccante centrato, non sconnesso, non impaurito, che va in tutti i modi recuperato. Oggi il Milan la vinceva con ampio margine questa partita, credo che non ci sia molto altro da aggiungere in tal senso. Comunque ne parliamo, approfondiamo tutto, ovviamente prima come al solito vi invito a lasciare un like, a spolliciare, mi raccomando, se volete potete anche dare, come si dice, hype, ormai ci sono infinite possibilità, questo algoritmo che ci rompe sempre le scale e se ne inventa sempre una nuova. Se volete ovviamente iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, e adesso vediamo se domani e poi comunque inizia la Champions, quindi dovete stare sempre lì attivi perché adesso si inizia a fare sul serio, e vi invito a passare quindi anche in descrizione dove trovate tutti i profili social. Vi ringrazio perché anche su Telegram, dove ci siamo da poco, stiamo crescendo, e grazie a tutti, grazie davvero, 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 davvero. Allora, il Milan, eh, una cosa che voglio dire è che da dove voglio partire? Da dove voglio partire dal Milan, dalla variabile dalla variante di giocatori che hanno a disposizione. Anzi, paradossalmente credo che questa squadra, non dico che abbia delle difficoltà, anzi è avvantaggiata dal fatto che non fa le coppe, ma se le facesse comunque sarebbe non forse nei difensori dietro, ma da centrocampo, con le soluzioni che da centrocampo in su, onestamente, quasi quasi gli gioverebbe per provare soluzioni, perché il Milan davvero può giocare con incontristi, con palleggiatori, con gente di incursione, ha veramente tante soluzioni. Lo vedevo oggi per come è partita con
Modric, Fofana, Rabiot e Loftus-Cheek. Ha tenuto fuori Pulisic, che per me, capisco la situazione là legata al volo internazionale, ma Pulisic, ragazzi miei, è un giocatore che devi mettere sempre dentro per quanto mi riguarda. A fuori Leao, adesso abbiamo visto anche Nkunku che mi sembra che comunque l'ho visto già attivo. Ripeto, oggi è iniziata così, ma puoi buttare dentro Ricci, puoi buttare dentro quando si riprenderà Yashari, hai alternative. E onestamente lo stesso Pulisic che è partito dalla panchina, messo poi dentro, per cui eh, sta a un po' ad Allegri trovare un po' la quadra, ma seppur in maniera confusionaria è venuto fuori questo calciomercato magari, perché un po' sì, ha dato l'idea, soprattutto nelle scelte iniziali, poi per come sono arrivati i giocatori, più per opportunità, forse, anziché no, richieste specifiche. Eppure adesso ci sono tanti giocatori che secondo me vanno un po' inseriti. Rabiot, per esempio, un altro giocatore che abbiamo visto, è un giocatore che può aggiungere, anzi ha aggiunto già parecchio con strappo che a gamba, quel giocatore che piace ad Allegri, per cui è una squadra che onestamente può farti male, e l'ho già detto e un po' lo ribadiamo, oggi poi nel secondo tempo entra anche De Winter, il compito da Allegri è trovare la quadra, trovare l'equilibrio. Già stasera l'ho vista molto allegriana, cioè una squadra che comunque sì, ha lasciato, e in parte perché inizialmente neanche tanto, un po' il pallino al Bologna, ma ribadisco, quello secondo me più che i quattro pali, le occasioni, la vittoria, oggi il Milan rispetto a tutte le altre gare ha subito poco, cioè il Milan oggi non ha concesso un tiro in porta al Bologna, cioè questo per me è il dato più importante di tutti. Il Milan non ha concesso un tiro in porta al Bologna, già è un enorme passo avanti per una squadra che è sempre un po' sbandato. Deve adesso un po' valutare anche di nuovo l'infortunio di Magnan, che è un po' il limite di Magnan. Non prendiamoci in giro, Magnan portiere clamoroso, ma sempre, ragazzi, è sempre dei problemi, e quindi poco affidabile sotto l'aspetto fisico, diciamo così. Ma sostanzialmente, appunto, e in questo secondo me Allegri è molto capace a trovare la quadra, e poi il Milan ha soluzioni, ha soluzioni. Per cui non la vedo una squadra che può far fatica a far gol, non la vedo una squadra che fa fatica a far gol, nonostante, come abbiamo sempre detto, forse oggi manca l'attaccante, quindi deve l'attaccante vero, nel senso che comunque è un altro terminale offensivo, Pulisic è un terminale offensivo clamoroso, ma l'ha data lui quella palla sotto sempre a Nkunku? Ma lui ha fatto un paio di robe clamoroso quando è entrato, davvero tanta roba. Tante soluzioni, gli manca un po' la punta, perché vedete, anche oggi, senza poi un'alternativa a Jimenez che va recuperato di testa, perché non può essere questo Jimenez. Con un'altra punta, come dicevo prima, il Milan avrebbe fatto 3 gol tranquillamente, ma proprio tranquillamente, perché poi Jimenez pronti via, ha avuto un'occasione dove si era smarcato anche bene, la tira in bocca a Skorupski, sbaglia il controllo di sinistra quando gliela mettono in mezzo, non mi ricordo chi, e sbaglia il controllo. Una volta si allarga troppo largo, dove lì si prende il palo, giusto? Ma deve fare gol. E, e poi anche qualcun altro che in questo momento magari non me lo ricordo. Però vedi, lo stesso Allegri quando esce lo incita, hai giocato di squadra, è proprio perché sanno che va recuperato un po' psicologicamente sto ragazzo. E, niente, per il resto, ribadisco, il Milan ha giocato queste partite con Pulisic gli ultimi 15 minuti. Adesso solo oggi abbiamo visto nel finale in Kunku. Leao praticamente non c'è mai stato. E quindi attenzione, perché il Milan da metà campo in su può fare quello che gli pare per quanto mi riguarda. Dietro è compito di Allegri trovare la quadra. Secondo me è una squadra che... Ma io sostanzialmente ribadisco quanto già detto e quelle che erano un po' le mie previsioni. Io vedo una squadra che tranquillamente nelle prime 4 può arrivarci, non ho dubbio, nonostante le difficoltà nella prima partita con la Cremonese, tutto quello che vi pare, non vedo come questa squadra
possa riuscire a non entrare nelle prime 4. Oggi non la vedo veramente reale. È possibile. Di volta in volta ne parliamo. Va bene? Signori. E l'ho detto prima, sul Bologna mi aspetto di meglio. Cioè, non me la faccio bastare questa prestazione dal Bologna. Assolutamente no. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Daneschi.